Gli EEP sono in parole semplici editor di ambiente. L'editor dell'ambiente ti offre un buon controllo dell'aspetto del cielo, dell'acqua e dell'atmosfera di Second Life. Tra gli aspetti più interessanti, soprattutto per i fotografi, c'è la possibilità di creare un effetto nebbia, un arcobaleno, un pianeta surreale in cielo, particolarmente adatto in un ambiente fantasy e molto altro. In questa videoguida vediamo cosa sono gli EEP e come impostarli. Environment Enhancement Project (EEP) è un insieme di strumenti basati sulla combinazione viewer e server, che non solo consentono ai residenti di personalizzare ulteriormente i propri ambienti, ma di creare oggetti con le loro impostazioni preferite da condividere o vendere con altri. Invece di un complicato processo di download di file e di impostazioni da siti web o di modifica delle impostazioni uno per uno, i residenti possono scambiare o acquistare ambienti personalizzati e utilizzarli nei loro ambienti, potendo impostarli visibili solo per se stessi o su una regione completa, sempre se sono proprietari di una regione privata o un gestore immobiliare. EEP introduce anche l'illuminazione personale, un modo semplice e veloce per regolare temporaneamente gli ambienti ovunque tu vada. Sebbene queste regolazioni non possano essere salvate in modo permanente, sono meravigliose se vuoi apportare modifiche all'illuminazione o all'ambiente per ottenere lo screenshot perfetto anche in movimento. Come puoi personalizzare il tuo ambiente? Poiché è lo spettatore che determina come visualizzare il cielo, l'acqua e il ciclo del giorno, le impostazioni ambientali ti consentono di cambiare l'aspetto del mondo in diversi modi. La finestra Illuminazione personale ti consente di impostare modifiche rapide e temporanee al tuo ambiente, indipendentemente da dove ti trovi. Queste modifiche sono visibili solo a te e scompaiono quando ti disconnetti e accedi di nuovo. Vuoi qualcosa di un po' più permanente? È possibile creare o personalizzare un cielo o un'acqua predefiniti con l'editor del cielo e salvarlo per utilizzarlo in un secondo momento. Molti preset sono già disponibili nella libreria e possono essere applicati, visibili a te stesso, al tuo ambiente o alla tua regione. Puoi anche copiarli nel tuo inventario e modificarli come preferisci. Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Applica solo a me stesso su qualsiasi oggetto delle impostazioni EP nell'inventario per aggiornare il tuo ambiente in qualsiasi momento, in questo modo. Se possiedi o disponi delle autorizzazioni per modificare l'ambiente su un lotto di terra, puoi impostare i settaggi ambientali andando nella scheda Mondo, Informazioni sulla Terra, Ambiente. Gli altri visitatori condivideranno la stessa esperienza ambientale per impostazione predefinita. I proprietari di aree private o i gestori immobiliari possono anche impostare impostazioni ambientali personalizzate per l'intera regione tramite la scheda Mondo, Regione, Proprietà, Ambiente. Le opzioni alba, mezzogiorno, tramonto e mezzanotte, da mondo, ambiente, cambieranno il tuo cielo. È possibile applicare qualsiasi oggetto delle impostazioni nell'inventario o nella libreria facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e scegliendo Applica solo a me stesso per verificarne l'aspetto. Per tornare poi all'ambiente condiviso nella parcella o nella regione, basta selezionare Mondo Ambiente usa ambiente condiviso.
Vediamo ora l'illuminazione personale. Puoi aprire la finestra illuminazione personale da mondo, ambiente, illuminazione personale. In una finestra puoi personalizzare molte delle più importanti impostazioni ambientali in base alle impostazioni ambientali che stai sperimentando. Ad esempio, se visiti una regione che si caratterizza per avere un ambiente inquietante, l'atmosfera può essere personalizzata per essere molto scura, nebbiosa e misteriosa. Quando carichi la finestra illuminazione personale, vedi le impostazioni spettrali caricate nelle opzioni e puoi regolarle come preferisci. Tuttavia, non è possibile salvare queste impostazioni modificate e scompariranno una volta che ti disconnetti e accedi di nuovo. Vediamo ora l'opzione Applica solo a me stesso. Per applicare qualsiasi impostazione di ambiente salvata da un oggetto impostazioni, occorre individuare l'oggetto impostazioni nella cartella Inventario, Impostazioni o Libreria Ambienti e quindi fare clic con il tasto destro del mouse su Applica solo a me stesso. Ciò cambierà istantaneamente il tuo ambiente per riflettere le impostazioni che hai selezionato. Puoi ripristinare il tuo ambiente personale in qualsiasi momento, facendo clic su Mondo, Ambiente, Usa ambiente condiviso. Vediamo ora come mettere in pausa le nuvole. L'opzione Pausa nuvole la trovi in Mondo, Ambiente, Pausa nuvole. Essa interrompe l'animazione sulle nuvole, bloccandole in posizione fino a quando l'opzione è deselezionata. Questo è visibile solo a te e può essere controllato o deselezionato in qualsiasi momento. Vediamo ora le impostazioni della parcella. È possibile impostare ambienti personalizzati per una parcella aprendo il pannello Informazioni sull'ambiente da Mondo, Informazioni sull'area, Ambiente. Da qui i proprietari delle parcelle possono scegliere di utilizzare le impostazioni della regione, applicare gli oggetti delle impostazioni dall'inventario o personalizzare le impostazioni correnti sulla parcella. Per i terreni di proprietà di un gruppo, i membri devono avere un ruolo, con la possibilità di modificare le impostazioni dell'ambiente e il ciclo del giorno per poter cambiare queste impostazioni. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto impostazioni e si seleziona Applica alla parcella, l'impostazione verrà applicata a tutte le opzioni di impostazione disponibili. Per un'impostazione del cielo, questo fisserebbe lo stesso cielo al suolo, ma anche alle altitudini, Sky 2, Sky 3 e Sky 4. Se si applica un'impostazione del ciclo giornaliero ad una parcella, dall'inventario, si applicherà a tutte le opzioni disponibili, acqua, terreno e a tutti i livelli del cielo. Sky Altitudes ti consente di impostare diversi cieli ad altezze diverse, creando delle aree specifiche. Questo è particolarmente utile se disponi di una skybox o se usi più livelli sulla tua terra o sulla tua regione per scopi diversi, e può creare dei piacevoli effetti visivi. È importante ricordare che i proprietari delle regioni possono sempre scegliere di non consentire ai proprietari delle parcelle di modificare le impostazioni dell'ambiente. Se la parcella si trova in una regione privata, è possibile che si debba parlare con il gestore della proprietà o con il proprietario della regione direttamente, in modo da domandare
che le impostazioni di ambiente personalizzati siano possibili sulla propria parcella. Vediamo ora le impostazioni dell'ambiente della regione. I proprietari delle regioni e i gestori immobiliari possono configurare le impostazioni dell'ambiente personalizzate tramite la finestra Regione Proprietà, andando direttamente in Mondo Regione Proprietà Ambiente. Proprio come la finestra Informazioni sul terreno, questo consente ai proprietari di regione di impostare diversi cieli a diverse altitudini e di selezionare le opzioni ambientali specifiche che vorrebbero per le loro regioni. I proprietari delle regioni possono anche selezionare o deselezionare la casella Parcels Owners. Questa casella in particolare, Parcels Owners may override environment. Se selezionato, i proprietari delle parcelle della regione possono impostare i propri ambienti personalizzati attraverso le finestre di About Land. Se invece è deselezionato, tutte le parcelle della regione utilizzeranno le impostazioni di ambiente predefinite dalla regione stessa. Vediamo ora più nel dettaglio gli EEP come oggetti che possiamo trovare nell'inventario. EEP fornisce 3 nuovi asset di inventario che sono chiamati impostazioni. Le impostazioni possono essere create e cancellate tramite il tuo inventario e possono essere date ad altre persone o vendute tramite il marketplace. È possibile visualizzare gli oggetti delle impostazioni ambientali correnti controllando la cartella Io, Inventario, Impostazioni, oppure aprendo la finestra I miei ambienti dal menu Mondo, Ambiente, I miei ambienti. Vediamo a questo punto gli skies. Le impostazioni del cielo definiscono l'aspetto del cielo. Controllano il colore, la direzione della luce ambientale, le immagini utilizzate per visualizzare il Sole e la Luna e le loro posizioni nel cielo. Controllano anche le condizioni atmosferiche come per esempio il colore e la densità delle nuvole o la quantità di umidità presente nell'aria. L'acqua. Le impostazioni dell'acqua definiscono l'aspetto dell'acqua. Alcune delle impostazioni includono il colore dell'acqua, quanto è riflettente la superficie e la forma e la direzione delle onde. Da un mare tropicale cristallino ad una laguna torbida e apocalittica, le impostazioni dell'acqua personalizzate ti consentono di abbinare l'acqua al tuo umore e al tuo gusto personale. Cicli diurni. I cicli diurni sono raccolte di cieli e di acque che si fondono insieme per formare l'ambiente per un'intera giornata. Puoi impostare un cielo nebbioso per la mattina, un sole splendente per il pomeriggio e un accogliente arcobaleno per il tramonto. La qualità della luce, i colori e le nuvole possono essere regolati per cambiare durante il ciclo del giorno. Diverse impostazioni dell'acqua possono essere applicate durante il giorno per cambiare aspetto con il passare del tempo. Come posso creare e modificare le impostazioni EEP? Vediamo innanzitutto come creare un nuovo oggetto. Per creare un nuovo oggetto impostazioni, come per esempio un nuovo cielo o una nuova acqua, devi fare clic sul pulsante più nella finestra del tuo inventario e quindi andare a selezionare, nuove impostazioni, nuovo cielo. Puoi anche accedere alla cartella impostazioni direttamente dal menu Mondo, Ambiente, I miei ambienti, come già detto prima. Come posso modificare gli oggetti delle impostazioni? Per modificare un oggetto EEP nelle impostazioni, occorre selezionare l'item dal tuo inventario,
oppure dall'elenco I miei ambienti e fare clic su Apri. A seconda del tipo di oggetto delle impostazioni si aprirà un editor. L'editor Sky consente di personalizzare i cieli, l'editor Acqua consente di personalizzare l'aspetto dell'acqua di default e l'editor del ciclo del giorno permette di personalizzare le impostazioni di cielo e di acqua per diversi momenti della giornata. Come posso salvare e importare le mie impostazioni? Dopo aver apportato delle modifiche ad un oggetto utilizzando la finestra dell'editor, puoi selezionare Salva in basso a sinistra per salvare le impostazioni aggiornate nel tuo inventario. Il pulsante Salva avrà la precedenza sulle impostazioni precedenti, se presenti. Se invece desideri salvare una nuova copia dell'elemento, assicurati che abbia un nome univoco nella casella Nome nella parte superiore dell'editor. Quindi fai clic sulla freccia a destra del pulsante Salva per scegliere Salva con nome. Ciò consente di creare una nuova copia dell'elemento con il nome appena selezionato. Un aspetto molto importante è la possibilità di andare a importare dei preset, dei Winlight specifici all'interno di questi EEP. Se hai già personalizzato la tua regione o hai salvato le impostazioni personali di Winlight che desideri utilizzare, puoi importarle direttamente nel tuo viewer tramite il pulsante Importa. Una volta importato un file Winlight, si trasforma in un oggetto impostazioni che è possibile modificare nella finestra dell'editor. Quindi vai su Mondo, Ambiente, I miei ambienti. Nella parte inferiore della finestra fai clic sul più per effettuare una nuova impostazione. Seleziona un nuovo cielo, una nuova acqua o un nuovo ciclo del giorno a seconda di quello che vuoi importare. Un nuovo oggetto viene creato nella cartella. Chiamato New Sky, New Water oppure New Day Cycle. Fai doppio clic o fai clic con il pulsante destro del mouse e scegli Apri per aprire questo nuovo elemento per la modifica. Nella finestra dell'editor che appare, inserisci un nome per la tua impostazione nella casella Nome. Fai clic sul pulsante Importa in alto a destra nella finestra dell'editor. A questo punto arriva al file XML esistente e selezionato e a questo punto lo potrai importare. Le tue impostazioni personalizzate verranno importate, ma dovrai fare clic su Salva per salvare le impostazioni come nuovo oggetto.
Facendo clic sul pulsante Importa si aprirà la finestra di selezione dei file del computer, proprio come per caricare una trama o un'istantanea. Ok, abbiamo visto come procedere con la personalizzazione del proprio ambiente attraverso l'uso degli EEP. Spero che questa mini guida ti sia servita. In futuro ci saranno sicuramente altre mini guide, perché gli EEP sono abbastanza complicati e quindi meritano di avere delle mini guide specifiche. Per il momento è tutto, grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!